Buonasera. Grazie davvero per essere qui così numerosi, grazie per il piacere di rivederci di persona, guardandoci in viso, al chiuso, finalmente senza maschere, insomma dopo troppo tempo nel quale ci siamo visti soltanto in video. Io vi ringrazio molto di essere qua con noi e per cominciare questa serata, per cominciare la breve parte, vi assicuro che si frappone fra voi e l'inizio della cena. Per cominciare nel migliore dei modi cedo la parola al nostro Presidente, al Presidente della Fondazione Istituto Bruno Leoni, a Franco De Benedetti, che vi prego di ringraziare assieme con me per tutto quello che fa per l'Istituto e per le idee di libertà. Buonasera amiche e amici, è sempre un piacere vedersi, rincontrarsi e anche contarsi. Grazie anche all'inventiva e alle idee di Alberto Mingardi, che ne trova sempre una. La vita della persona che premiamo questa sera è spunto per tantissime riflessioni per chi come noi fa del proporre idee per il libero mercato il proprio motto e nel diffonderle la propria ragione di essere. Riflessioni su come la visione, il coraggio, la volontà, la fantasia creativa dell'uomo riescono ad avere la meglio sulla ottusità, sulla cecità, sulla violenza, sulla chiusura dei sistemi di potere. Credo che il film ne darà un esempio veramente incredibile. Ecco. E vedremo quindi questo successo. Però dobbiamo anche pensare a quante persone che non hanno in grado eroico le qualità di chi premiamo stasera e che pure avrebbero buone idee non riescono a svilupparle. Tanti, scusate, forse un po', se mi permettete, un po' banale, tanti che hanno talento non riescono a svilupparlo. Che gigantesco spreco produce la mancanza di libertà. La fiaccola della libertà non è solo un riconoscimento pieno di ammirazione, è un impegno a tutti noi a tenerla alta, a combattere i vincoli che i governi pongono al libero sviluppo della potenzialità di ciascuno. Uno dei nostri temi ricorrenti è dimostrare come perché dei nostri obiettivi, obiettivi nel senso di tirarci contro, ecco, è la politica industriale, dimostrare come perché la politica industriale è destinata al fallimento. Ecco, Jimmy Lai ci dimostra che la sola politica industriale che produce sviluppo è la libertà delle persone. Buona serata. Tocca anche a me fare dei ringraziamenti. Grazie anzitutto a tutti voi per aver accettato anche quest'anno il nostro invito. Questa cena annuale dell'Istituto è diventata, non solo per noi, anche per alcuni di voi, credo, una piccola tradizione. Abbiamo avviato questa piccola tradizione 14 anni fa. Come passa il tempo, in occasione del 5° anniversario dell'Istituto.
L'idea era quella di fare un fundraiser all'americana per un istituto che è anomalo nel contesto italiano. Non è stato, non sarà il trampolino di lancio per una carriera politica, non è il braccio più o meno armato di un partito, non è la lobby al servizio di un settore imprenditoriale. È invece un produttore di idee per il libero mercato, come ha già ricordato Franco De Benedetti. L'Istituto l'anno prossimo festeggerà i suoi 20 anni di vita. Temo che gli anni degli istituti si contino un po' come quelli dei cani, quindi siamo un bellissimo 140enne. Io volevo ringraziare il nostro Consiglio d'amministrazione e soprattutto Franco, come nostro Presidente, per l'insostituibile dedizione a questa piccola creatura intellettuale. E volevo ringraziare soprattutto il grande equipaggio di questa piccola nave, cioè Carlo, Veronica, Enzo, Filippo, Vera, Carlo di nuovo, David, Sara, che spero si stia riprendendo da una giornata per lei molto difficile, ma grazie alla quale siamo tutti qui questa sera. Per cortesia ringraziamola assieme. Carlo di nuovo e i nostri fellow, i nostri studiosi, anche quelli recentemente tornati tra noi dopo l'equivalente del servizio di leva, come Serena. Allora un grande grazie per quello che fanno e soprattutto grazie per quello che hanno fatto in questi ultimi anni, nei quali, nonostante il pervicace e istintivo conservatorismo di chi vi parla, sono riusciti a reinventare l'Istituto in condizioni molto difficili, a dematerializzare i nostri eventi, a tenerci vivi anche in un momento così complicato. Grazie a tutti voi che sostenete l'Istituto. Quest'anno è stato per noi ricco di impegni anche rilevanti, ci siamo finalmente attrezzati per essere totalmente, la parola non è tanto bella, ma è quella che si usa, ibridi, nell'organizzare eventi e nel consentire a quante più persone possibili di fruirne. Abbiamo lavorato sulla piccola biblioteca che l'Istituto ha potuto sviluppare grazie al lascito di due cari amici che non ci sono più, cioè di Livio Caputo e di Piero Stellino. Ovviamente tante sono le assenze che cominciano anche a sentirsi e ci dispiace particolarmente che non sia con noi un vecchio amico come Antonio Pilati, ci dispiace ovviamente tantissimo che non sia con noi Barbara. L'Istituto ha avuto anche quest'anno una intensa e importante attività editoriale, soprattutto grazie a Filippo Cavazzoni. Abbiamo pubblicato un libro importante come La storia monetaria degli Stati Uniti di Milton Friedman e Anna Schwartz, che da anni attendeva un'edizione italiana completa, e molte altre cose sono in cucina, a cominciare da un'importante ricerca che uscirà tra pochi mesi, curata dal professor Nicola Rossi, che si basa su 110 anni di dati, che sono il database più importante al mondo oramai sulla natimortalità di impresa. Questa è la serata del premio Bruno Leoni. Con il premio Bruno Leoni nel corso degli anni noi abbiamo voluto premiare da una parte i successi di alcuni grandi studiosi, ma anche alcuni autentici missionari della libertà. E l'abbiamo fatto con uno spirito che credo Didi Leoni, che di questo premio è insostituibile madrina, me lo riconoscerà, uno spirito che non è lontano da quello del dedicatario del premio e della persona a cui si richiama questo istituto sin dal nome. Questa sera, come sapete, come vi ha già detto Franco De Benedetti, premiamo Jimmy Lai e siamo molto grati a Sebastian Lai per essere qui con noi questa sera. Questa purtroppo non è una celebrazione. Non sappiamo quale sarà il futuro di Jimmy Lai e purtroppo sappiamo che non tutte le storie finiscono bene. Ma questa è una storia che vale la pena raccontare, che vale la pena conoscere soprattutto in questa sala, per le ragioni che vi ha già anticipato Franco. E prima di vedere appunto questo breve video che si basa su un documentario in uscita sulla vita di Jimmy Lai, vorrei dirvi veramente poche cose su di lui e sulle ragioni di questo premio.
Questi ultimi anni sono stati inclementi con le istituzioni della libertà, ma sono anche stati istruttivi. Siamo stati costretti, credo, soprattutto a imparare di nuovo, e sarebbe bene non dimenticarselo più, che la libertà è una questione concreta, tremendamente materiale. La libertà è la libertà di movimento, che significa poter uscire di casa propria e andare dove si vuole. La libertà è la libertà di parola, che significa che nessuno deve strapparti di mano la tastiera o il cellulare quando stai cercando di esprimere il tuo pensiero. La libertà soprattutto non è una cosa che possiamo riconoscere solo agli amici, solo a quelli che la pensano come noi, solo a quelli che sanno usare le forchette. La libertà non è solo per le idee che ci piacciono. La libertà è la prassi difficile di imparare a rispettare le libertà di tutti, le idee di tutti, perché se non lo facciamo si innesta un clima culturale e politico velenoso. I nemici più implacabili della libertà sono purtroppo i produttori di parole, gli scultori del nulla, sono quelli che ci confondono con formule grandi, con parole che si scrivono con l'iniziale maiuscola. E queste parole che si scrivono con l'iniziale maiuscola servono alla fine solo per una cosa, servono a farci dimenticare che la libertà è la libertà dell'individuo. Come ci ha ricordato di recente Eugenio Somaini in un bel lavoro, non si può dividere l'individuo è la cosa che non si può dividere ed è anche quella che non si può aggregare, che non si può sommare, non si può annullare in un tutto più grande. Le parole grandi, per usare un'espressione di John Stuart Mill, servono a nascondere una passione che purtroppo è molto più forte della passione della libertà, che è la passione di comandare sugli altri. Purtroppo, diciamocelo, chi ha la passione di comandare sugli altri è più bravo di noi, è più bravo a navigare nei partiti politici, è più bravo a manovrare le istituzioni, è più bravo a lavorare nei media, è più bravo a spiegarci di essere buono e che siccome è buono ha il diritto di dirci come vivere e come pensare. È per questo che la libertà ha bisogno della vigilanza costante di chi la tiene cara. E questa vigilanza purtroppo costa tempo, costa fatica, costa onori che non si ricevono, costa coraggio. La storia di Jimmy Lai, che in qualche modo vorremmo raccontarvi questa sera, è una storia straordinaria. Comincia con un ragazzino che a Canton, in Cina, lavora dall'età di 8-9 anni, fa il portantino. Un giorno un viaggiatore di passaggio, per ringraziarlo dei servizi che gli ha reso, gli dà una barretta di cioccolato. E questa barretta di cioccolato gli cambia la vita, perché gli dice che ci sono dei posti dove si fanno cose come questa barretta di cioccolato. Decide di scappare, decide di andare a Hong Kong, lo fa rocambolescamente, si infila nella stiva di una nave, ci arriva a 12 anni a Hong Kong. A 12 anni comincia a lavorare come operaio in un'industria tessile, di lì a pochi anni è capo stabilimento. Qualche anno dopo diventa imprenditore. Perché? Per la cioccolata. Il capitalismo ha molto a che fare con la cioccolata, perché a Jimmy Lai, che cresce nella Cina comunista, pare evidente una cosa, che da una parte c'è un sistema economico nel quale si lavora per maiuscole, si fa politica industriale, si prova a centrare grandi obiettivi, e dall'altra invece c'è un sistema economico nel quale i fattori della produzione vengono sistemati, vengono messi assieme per una sola e semplice ragione, per dare alla gente quello che la gente vuole, incluse le barrette di cioccolato. E nella vita Jimmy Lai fa quello, cerca di dare alla gente ciò che vuole. Quando diventa imprenditore guarda
ha grandi brand, ha grandi storie occidentali, a una a noi molto vicina, anche a quella di Benetton. Comincia a fare maglioncini di grande qualità a basso prezzo che tutti possono permettersi, migliora la vita delle persone, come fanno gli imprenditori. A un certo punto questa cosa non gli basta. Decide di mettersi nel complesso mondo dei media e il suo giornale Apple Daily in poco tempo diventa il secondo per diffusione a Hong Kong. Non è un uomo diverso da quell'uomo, dall'uomo che vuole mettersi al servizio del consumatore, che vuole fare qualcosa per gli altri, che non vuole comandare sugli altri. L'uomo che reagisce con tanta forza ai soprusi degli ultimi anni e che senza paracadute si oppone alla fine dell'autonomia di Hong Kong e quel che più conta, alla fine della libertà di chi vive a Hong Kong. È lo stesso uomo che voleva dare ai consumatori ciò che desideravano e non comandare sugli altri. E questo senso così profondo, epidermico, istintivo della libertà che lo ha portato a difendere a caro prezzo la libertà sua e delle persone che come lui a Hong Kong hanno potuto vivere e prosperare. Purtroppo non è detto che nella vita vincano le idee buone. Anche questo è istruttivo, anche questa è una storia istruttiva. I beni di Jimmy Lai sono stati, per utilizzare un'espressione di moda, congelati. I suoi giornali sono stati costretti a chiudere, nonostante siano andati avanti per un po' grazie all'impegno volontario dei suoi giornalisti. E Jimmy Lai oggi purtroppo è in carcere e non può essere qui con noi a ritirare questo premio. La sua non è una storia a lieto fine, però è una storia importante, perché la libertà ha bisogno di donne e uomini coraggiosi, anche perché non esistono formule magiche per difenderla, per preservarla, non ci sono. L'unica cosa che abbiamo è l'esempio di donne e uomini che sono più coraggiosi di noi, e questo esempio in qualche modo ci deve fare riflettere e pensare. Per capire, per vedere e anche per ascoltare Jimmy Lai, ora un piccolo contributo video che è tratto da The Hong Konger, un documentario sulla sua vicenda di prossima diffusione da parte dei nostri amici e colleghi dell'Acton Institute. He started as a salesperson for a garment factory. Just sell textile. I had to go back and forth, bringing samples from Hong Kong to New York. I was invited to a retired Jewish lawyer's house for dinner. He took a book from the bookshelf and gave it to me and said, read this. And the book's name is called The Road to Serfdom. The book changed my life. It turns the light on for me to see it clearly. It's the result of people's spontaneous reaction and exchange of information and pursuing their own goal that has created the best in the world. At the end of the year, I got a bonus. And then I said, okay, look, let's try my luck and speculate in the stock market. If I'm lucky, I make some money, and then I start my own business. I started a very small factory, and eventually we became one of the biggest sweater factory in Hong Kong. I felt the constraint of being a manufacturer. So I thought, wait, maybe retailing is something that I should try, and that business became a phenomenon. It was a revolution because it was high quality at a good price. When I first noticed what happened in Tiananmen, I was very moved. I wanted to get involved.
So I gave money and print those Tiananmen Square Heroes t-shirt. I had banners in my shop, asked Deng Xiaoping to resign. I marched in the very first million Hong Kongers march back in May of 1989. People then at the time were thinking that today's Tiananmen, tomorrow's Hong Kong. That's why millions of Hong Kongers went to the street. They didn't see this as just supporting people in Tiananmen Square. They saw this as their own fate being determined. When he was arrested, he was shackled and perp walked through his own offices. He's being treated like a terrorist. The 200 police actually went around the building just looking for stuff. They were collecting evidence for further charges. This morning in Hong Kong, the police conducted their second major raid on the Apple Daily compound. The police came in this morning with about 500 individuals. Unfortunately, the first thing they did was they arrested our 3 top editorial people and 2 senior executives. They then proceeded to go through the building like a vacuum cleaner. The second raid on Apple Daily was really about national security law. So everyone in the building was actually part of the crime, so to speak. Our journalists were fantastic. They kept posting online through the entire thing. The police, we've learned that they've seized all the bank accounts for Apple Daily. And I will use my own money to support it. Luckily, I still have some money. We had enough money to survive for a few years, so I don't know how they could close us down. Jimmy Lai's personal accounts, they were also frozen. By the end of June, we couldn't afford even to pay for the ink, the electricity. You run out of oxygen, just die like that, suffocate. Our colleagues decided we will still work until the very last day, until we run out of paper, run out of ink, run out of electricity. We have a little balcony and they saw supporters outside and they took their cell phone out and waved back to them with this light on. It was very moving, it was very emotional. People who are competent and people who have independent thoughts are leaving the city. They are leaving. And we can see that the city itself is dying. Consegnare il premio Bruno Leoni 2022, chiamo sul palco Didi Leoni.
Buonasera, buonasera a tutti. È davvero un onore essere qui ancora una volta, ma in particolare quest'anno, perché il premiato di quest'anno ha una storia veramente che merita di essere raccontata. Una storia, ci auguriamo forse ancora a lieto fine, ma comunque è una storia che ci dovrebbe far riflettere moltissimo, soprattutto in questa fase della nostra storia. Io vorrei intanto leggere la motivazione, che è una motivazione molto concisa ma molto significativa, molto potente. Il premio Bruno Leoni 2022 va a Jimmy Lai, che ha conosciuto la via della schiavitù e ha preso un'altra strada. To Jimmy Lai, who met the road to serfdom and took a different path. Premio Bruno Leoni 2022 a Jimmy Lai, ritira il premio il figlio Sébastien Lai, che prego di raggiungerci. Thank you very much. I'm very grateful for Alberto and Bruno Leoni Institute for giving us this award. Obviously, I wish my father could be here accepting it instead of me accepting it on his behalf. But so I'll just say a few words on that. So in about a month, it would mark 2 years that my dad has been in jail. These aren't really words that anybody ever expects to say, least of all me. I remember growing up as a kid, I used to come down for breakfast, and Dad will be sitting there with a copy of Apple Daily and dressed in Giordano jeans. And this image of a man who owned his time, this sort of image of independence of what Hong Kong could bring is one that I still hold to this day, even though he now sits in a cell. The thing is, the system of Hong Kong has served him very well. He went from a child manual laborer to a tycoon, and he did so first by providing very good quality clothing at a very cheap price, and then by creating a newspaper that you had to buy daily because it was so entertaining and so independent that all your friends, everybody that you know, would talk about this the whole day. The topic set the tone of the daily gossips of Hong Kong even. And he would have gotten away with it, all of it, if he didn't support, if it wasn't for his campaigning for democracy in Hong Kong. For those crimes, he now sits in a small cell in Stanley Prison. Now, why, you might ask, is he standing up for democracy in Hong Kong? Why hasn't he escaped when the national security law came down and his security was being threatened? Why didn't he go to the UK, which he's a British citizen after all? Well, the motive for that is actually very simple. You see, Hong Kong is the home that gave him all that he has today. And so when the freedom of Hong Kong is threatened, he had to fight for it. He felt a responsibility to fight for it and to see it through, even if seeing it through means ending up in prison. This, unlike his other business feats, required no keen intellect, no deep business understanding, just strength of character and a strong heart, something that anyone is capable of displaying. So in spirit of that, I think I speak on behalf of him when I say that we are honored to receive the Bruno Leoni Institute Flame of Freedom. Thank you very much.
Grazie ancora, è stato un racconto toccante della sua infanzia, della sua giovinezza passata accanto ad un padre così straordinario. Ha detto una cosa bellissima, la responsabilità di lottare per la libertà. Questa è la grande lezione di Jimmy Lai. Grazie.